Ciao amici di Retro Ridicola Videoludica, bentornati come sempre in un nuovo video di Retro Ridicola Videoludica Club. Siamo in un retro video beat, tutto retro oggi e sono sempre Mauro. E io sono Nicola, ma per gli amici affezionati di Retro Ridicola, Nick. Oggi vi parliamo del gioco che ha definito il termine picchiaduro negli anni 80, International Karate di Archer McLean, giusto? Esatto, questo è stato considerato il miglior simulatore negli anni 80 ed è uscito esattamente nel 1985 grazie alla unione di due case, la Epix, che dobbiamo ricordare fece il grande Mission Impossible, e la System 3 Last Ninja, di cui ne abbiamo già parlato. E per chi non ancora ha visto il video di Last Ninja vi invitiamo ad andare a vederlo sul nostro canale. Prima di andare avanti nel gioco però parliamo della famosa diatriba con Karate Champ, che si praticamente confrontarono su chi era il primo a aver creato il gioco. La casa dataista che creò Karate Champ denunciò la Epix e la System 3. Andarono in tribunale, ma all'epoca, forse per i pochi fondi, vinse la System 3. Mazzette. Ma non l'abbiamo detto. No, non l'abbiamo detto. Il gioco è fondamentalmente due karateka che si fronteggiano. Il bello però rispetto a quello che non è mai stato fatto è che con un solo tasto e con le leve del joystick potete creare molte probabilità di mosse che davano il senso di controllo, un'opera veramente di ingegno che ancora oggi è meritevole di attenzione. E il grande Archer McLean creò questo gioco, che era un karateka contro un altro karateka, in cui i combattimenti erano molto tesi e molto tattici, e nonostante c'erano pochi tasti si creavano tantissime partite in cui i giocatori si immedesimavano e continuavano a combattere in questo gioco di arti marziali. Ben prima di Street Fighter. Esatto, Street Fighter nasce qualche anno dopo e aveva un complesso sistema di gioco dove si dovevano fare lune e mezze lune e tasti. Nonostante questo era molto giocabile. Sì, diciamo che non era mai stato fatto nulla di simile prima. È veramente incredibile come si è riuscito a riassumere in un solo tasto tutte queste mosse, mentre Street Fighter ne usa come sappiamo ben 6. Esatto. Come sistema di gioco è molto semplice, sono due karateka che hanno praticamente due colori, un bianco e un rosso. Ogni volta che si vince un combattimento cambia praticamente il fondo. Per vincere bastano 3 pallini, cioè basta 3 vittorie e si vince la partita. Come se non fosse abbastanza, non solo è riuscito a mettere tutte quelle mosse, tutta quella giocabilità con un solo tasto, ma c'è pure il trucchetto che se si schiaccia un tasto cadono i pantaloni e mentre lo sta rialzando tu puoi colpire l'avversario e vincere l'incontro. Un altro trivia su questo gioco, e ce ne sarebbero molti da dire, questo è molto bello, è che per molto tempo è stato spacciato per un altro gioco. Si chiama Way of the Exploding Fist, la via del pugno esplosivo, che invece non era lui, era un altro bellissimo gioco della Melbourne House, che non so perché la gente lo confondeva sempre. Eppure chi giocò all'epoca creò scompiglio, perché chi partecipava per un gioco o l'altro, ed era praticamente un anticipo degli incontri tipo FIFA contro Pro Evolution Soccer. Chi partecipava per International Karate, invece chi parteggiava invece per Way of the Exploding Fist. Direi che abbiamo detto tutto di questo bellissimo gioco. Abbiamo finito la trilogia delle arti marziali attualmente e ci vediamo col prossimo video. Ah!